Dicono che esista, in mezzo a un mare che nessuna mappa osa tracciare, un'isola che non può essere trovata se la si cerca. È lì che vanno a finire tutte le parole che non sono state dette. Quelle rimaste sulla punta della lingua, quelle che si sono perse nel tempo o nel dolore, quelle scritte e mai inviate, pensate e mai pronunciate. Si chiama l'isola delle parole perse e ogni notte, mentre il mondo si addormenta, essa si illumina di luci lievi come sospiri. Nessuno sa chi l'abbia scoperta per primo. Ma una notte, quando la luna era piena e il silenzio troppo pesante, Lina la raggiunse. Non sapeva come fosse arrivata lì, ricordava solo di essersi addormentata con una frase in gola. «Vorrei che tu sapessi quanto mi manchi». E poi, niente, solo mare, solo nebbia. Ora era sulla riva di un'isola che profumava di carta e vento. Il cielo era indaco, le onde portavano con sé echi, parole sussurrate, spezzate, dimenticate. Lina camminò lentamente, avvolta da una luce che non faceva ombra. Davanti a lei si apriva un sentiero di pietra chiara, contornato da alberi con foglie di pergamena. Ogni foglia portava una frase. «Scusami, avrei voluto dirti la verità. Ti ho visto anche se pensavi di essere invisibile». Si fermò, una foglia cadde dolcemente ai suoi piedi. Lina la raccolse. Sopra, scritto in calligrafia tremante: «Ti aspettavo, ma non ho saputo dirtelo». Sentì un peso nel petto. Non dolore, non esattamente. Più come un riconoscimento, come se qualcuno avesse parlato al posto suo. Più avanti c'era una piazza circolare, al centro un albero immenso. I suoi rami non reggevano frutti, ma buste, biglietti, stracci di diario, petali con inchiostro sbiadito. Tutto ciò che era stato pensato e mai consegnato. Una figura si avvicinò. Indossava una veste fatta di pagine bianche, i suoi occhi erano limpidi come acqua. «Sei la custode?» chiese Lina, anche se non sapeva perché lo chiedeva. La figura annuì, con un sorriso lieve. «Chi raccogliamo ciò che il cuore ha detto ma la voce no. E poi? Poi lo conserviamo, nulla va perso, se è stato sentito davvero». La custode si avvicinò all'albero, sfiorò una delle lettere appese. Lina vide apparire un ricordo, sospeso nell'aria, un bambino che guardava fuori dalla finestra, sognando di dire «mi dispiace» al fratello che non vedeva più. Un uomo seduto accanto a un letto vuoto, stringendo una scatola con una lettera mai letta. Tutto era ancora lì, ma trasformato. Non più dolore, solo traccia, memoria senza ferita. Lina si sentì chiamata. Non con la voce, ma con qualcosa dentro di lei che si era svegliato. «Posso lasciare qualcosa anche io?» sussurrò. La custode indicò un tavolino di pietra, sopra una penna e un foglio. Lina si sedette, il foglio sembrava già sapere cosa avrebbe scritto. Scrisse piano, non tutta la verità, ma abbastanza. «Ti ho pensato ogni giorno, anche se ho fatto finta di no, anche se le parole non uscivano. Non ti ho dimenticato. Ma sto imparando a lasciarti andare», firmò con il suo respiro. Piegò il foglio in 3 parti, lo lasciò tra i rami dell'albero. La luce intorno a lei si fece più calda. Le parole non dette non avevano più il peso del rimpianto. Ora erano 6, e nell'isola ogni seme fioriva. Lina chiuse gli occhi. Quando li riaprì era nel suo letto. Il cielo era chiaro. Si sentiva diversa. Non più leggera, ma più intera. Sul comodino c'era un piccolo petalo, con una scritta che non ricordava di aver messo lì. Ogni parola mai detta che ha ancora un posto dove andare. Sorrise e si alzò. «Buonanotte. Che anche le tue parole mai dette trovino pace, che anche i tuoi silenzi possano fiorire da qualche parte. E che stanotte, se senti una voce nel vento, non sia altro che il tuo cuore, che si ricorda come parlare».